La terza settimana, o come la vogliamo indicare, la terza candela, io l'aprirei così. Mi viene in mente la lettera al capitolo 13 degli Ebrei, dove dice: il Dio della pace, che ha fatto tornare dai morti il pastore grande delle pecore, in virtù del sangue di un'alleanza eterna, il Signore nostro Gesù Cristo vi renda perfetti in ogni bene. In effetti, questo bambino che giace nella mangiatoia, è come dire, no? Il trastullo per cui questi pastori, tutti incuriositi, no? Arrivano. E quindi tutte queste piccoli gruppi di loro vanno lì, semplicemente perché non c'è niente che li convinca ad andare, ma c'è qualcosa che li attrae. Innanzitutto cosa attrae i pastori, no? Io penso al vagito di questo bambino. E poi anche tante piccole canzoncine che non nodono perfettamente, ma che nell'aria, come quando si spandono tanti profumi, mille odori, ancorché la primavera esplode e tu ti ritrovi in queste montagne, in queste valli. Non sai da dove parte questo profumo intenso, inebriante, però ti coglie lì e in quegli attimi sei anche ispirato con tante non illusioni, non tanto fantasie, ma con tante rivelazioni interiori. E quindi questi pastori mi piace vederli, immaginarli come dei soldati buoni che vengono come le sentinelle dell'aurora, no? Svegliati perché gli angeli compiono questo. Chiamano i pastori quasi per dire: ma insomma, perché dormite? Non vedete? E il figlio di Dio, chiamiamolo così, il re di Israele, che è riduttivo, però e sta lì, il re del mondo, e voi lo potete vedere con i vostri occhi, lo potete baciare con le vostre bocche, lo potete amare con i vostri cuori, lo potete annusare con l'olfatto del vostro amore. E Gesù si fa trovare da questi che sono subito, immediatamente, bene accolti dalla Madonna, benedetti, no? È come se venissero chissà da quanto lontano, in realtà sono lì assipati per essere pastori con le loro pecore, ma sono l'immagine dei protettori, ma anche dei buon protettori puliti, innocenti, non come tanti altri, che mentre le pecore dormono essi si allontanano e sono pieni di frode nelle mani, nella bocca e nella testa, e per cui molto facilmente quel gregge abbandonato viene assalito. E così questi pastori, che al contrario, come dire, di tanti pastori dell'immagine di oggi, sembrano essere così stupiti dal semplice bambino che trovano in questa grottina, in questo legno così brullo, non triste, perché lì dentro c'è spazio solo per una lieta novella. Però mi viene da dire, cari amici, cari fratelli e sorelle, questi uomini sono stati animati da una grande, forte e buona volontà. Sono attratti dal bene, dalla verità. Qual è la verità? Non c'è verità davanti a un bambino che nasce, una verità diversa. Quella è la verità. Il dado che gli uomini vorrebbero ricomporre davanti all'eccesso di vita oppure al fine vita, davanti a Gesù si scioglie. Là c'è un bambino bellissimo, meraviglioso, stupendo,
Un bambino semplice però che ha un'attrattiva grande, un'attrattiva che gli umili, diciamo così, i poveri, i soli, gli ignoranti, a cui vengono richiamati e diventano poi di fatto i primi ambasciatori verso gli altri. Anzi, vanno incontro agli altri in difesa di Gesù per dire: ma guardate che è successa questa cosa, comunque noi ve la raccontiamo, e si vedrà magari all'ultima candela, l'ultima settimana, racconteranno anche l'episodio, il fatto che gli sono apparsi gli angeli, li hanno svegliati. Quindi questi uomini stavano per i fatti loro, però essendo uomini semplici, puliti, come dire, nella loro fedeltà, rispondono e vanno. Non stanno lì a pensare, ma come forse, come certi economisti oppure dotti dei nostri giorni, dove prima di analizzano che vanno. E Gesù, sicuramente questi uomini, questi pastori che incontra quella sera, quella notte santa, che però è una notte anche di dolore, perché la santità è un incrocio tra amore, ma al netto di tutto anche sgrezzando tutto quanto, e anche spina, conoscenza, sapere del domani. E allora a un certo punto che cosa si scatena in questa notte? Ma un mucchio di pensieri, tante solitudini si incontrano, le passioni si calmano e c'è un'unica gioia, un'unica bellezza davanti all'affermazione dei pastori che dicono: oh, un bambino è nato, ma non un bambino come tanti, perché non era raro che i bambini nascessero nei campi, nelle stalle, soprattutto in quel periodo, ma un bambino strano, un bambino eccezionale, particolare. Questi sono uomini che capiscono, sono svegliati dalla divina provvidenza, non c'è niente da fare. La seconda persona della Santissima Trinità è lì e l'aria in quel momento si ferma, diventa come rarefatta. Qualche racconto, se scendiamo al netto della mistica, ci dice anche che i fili sembrano come brillare, i fili delle ragnatele, persino i granelli della polvere, persino le piume di qualche gallina passata lì intorno, o qualche batuffolino di agnellino appena tosato, sembrano risplendere e fare da corona a questo piccolo re, che ha uno sguardo molto lungo, allungato verso la nostra umanità. Questi pastori Gesù li rincontrerà di nuovo sul Calvario. E ci saranno. Sarà un mistero, come accade il fatto che tra poco, più in avanti, arrivano i magi che, a differenza dei pastori, non sono dotti e sapienti i pastori, ma anche i magi che lo sono, e si troveranno davanti alla stessa scena. E prima ancora che tutta la massa della gente ai piedi di Gesù si scaglino, ricordiamoci l'episodio a morte, anche perché se fossero stati interrogati in strada, ma a morte chi, per cosa? Alla fine non si sapeva né per cosa e neppure chi mandavano a morte, volevano morto, ma siccome lo gridavano tutti in questo coinvolgimento di follia, tutti andavano. E allora cosa dice la prima lettera di Pietro? Per dare un insegnamento ai responsabili delle comunità cristiane. Esorto gli anziani che sono tra di voi, quale anziano come loro, come voi, testimone delle sofferenze di Cristo, ma nella speranza di partecipare alla gloria, quella che si deve manifestare. Dice Pietro: pascete il gregge di Dio che vi è stato dato, sorvegliatelo, ma non per forza,
come quando uno è condotto malvolentieri a farlo, non per un interesse umano, ma con animo di bontà e neppure spadroneggiando sulle persone che vi sono state affidate, ma come piccoli esempi in questo gregge, perché quando verrà il pastore grande e voi sarete giudicati, allora cosa accade a questi pastori che sono piccoli? Che lo trovano e lo adorano in semplicità, mentre i magi che verranno dopo, che pure saranno grandi, ma nella semplicità lo troveranno, lo adoreranno e lo ameranno e saranno l'immagine degli adoratori che Gesù cerca anche oggi, in questo pianto dell'innocente, in questo legno penoso che ricorda il legno forte, doloroso, insanguinato della croce. Sta come a dire a loro, ma anche a noi, che in questo senso di accomunamento tra gli umili e i dotti, tra la storia di ieri e quella di oggi, una sola è la verità, la luce sua, che ci libera, ci fa grandi, ci fa andare oltre, ci fa espandere nell'amore. E nell'amore c'è anche la fede, oltre che la speranza e la carità che nutrono questa espansione di amore. Allora, cari amici, certamente immaginiamo che di lì a poco anche i farisei, no? O di quella casta, saranno anche loro avvertiti di questo, alcuni. Ecco, tra di loro ci saranno pur stati gente di buona intenzione, anche se poi alla fine, non vedendo oltre i loro occhi, si sono fermati alle considerazioni umane. Quello che accade nei luoghi di apparizione, come Manduria. Manduria, cos'è? Cos'è? Una cappella, o prima ancora che fosse tale, era un oliveto, era una grotta, il nulla, nato soltanto dall'intelligenza del grande coltivatore che ha voluto per gli uomini dei luoghi dove, oltre a sfamarsi, trovassero anche il piacere, in mezzo alla natura, di osservare nella creazione il senso del loro esistere creaturale. E allora quando pensiamo a Celeste Verdura, alla grotta che noi abbiamo voluto, in cui c'è Gesù, Maria, Giuseppe e un angelo che ha invitato ma è lì ad adorare, perché adesso si deve occupare di quel bambino, ci fa capire della grandezza di Dio, l'intelligenza, la libertà di Dio, che però viene a confronto, vuole sfidare, tra virgolette, passatemi questa parola sfida, vuole incontrare l'uomo, il cambiamento dell'uomo, il pensiero dell'uomo attraverso la verità incarnata, il verbo suo, Gesù, e lo manda in mezzo a noi per parlare dell'umanità, nella certezza e diciamo così anche nella essenza più pura dell'umanità, nel gesto più semplice ma anche più diretto, l'umanità appena colta, c'è un bambino che nasce, è la potenza diretta dell'Altissimo. L'albero del bene e del male, in realtà, nasce poi da questa grande bellezza, che però diventa scelta quando diventiamo adulti. E quindi questo albero si fa grande davanti agli uomini e se gli uomini non sono retti, questo albero diventa ingannevole. Ma davanti alla culla di un bambino, che è il principio di questo albero, e la dolcezza, prima ancora che sia la bellezza cresciuta, e qualcosa da amare, da nutrire, da coccolare. Bene, tutto questo fa vedere il fiorire che verrà domani, no? Però parte da lì, dalla tenerezza. Dio è amore e tenerezza. E l'apparizione di Manduria è questo. Ciò che muterà la realtà degli uomini domani nasce da quella bellezza antica, sempre nuova.
E quando la Madonna ha iniziato a parlare a noi per manifestare la volontà e la verità di Gesù, ricomincia da lì, sempre da lì. Si manifesta a me per tutti nella tenerezza, nella dolcezza, in proporzione anche a quello che la povera Deborina poteva capire in quel momento. Non lo sappiamo quanto avrebbe capito, ma la Madonna puntava su questa bambina, su questa ragazzina, e come ieri la chiama a essere come una piccola pastorella. Ricordiamoci che come Manduria, anzi prima di Manduria, la Madonna ha parlato direttamente dei piccoli pastori. Pensiamo ancora prima di Bernadetta alla Salette, ma ancora prima in altri luoghi, ma pensiamo anche al pastore di Guadalupe e tantissimi altri, cioè loro avevano un rapporto diretto con Dio, facendo un qualcosa di semplice, guardare il loro tesoro e prevenire affinché i lupi divorassero questo tesoro. Erano i doni un po' sacramenti e sacramentali di oggi, che Dio affida a quelli che Lui chiama. Però sembrano così dissimili questi doni, ma in realtà ci sono tanti doni in mezzo alle persone, ma sono buttati, sembra così almeno, buttati al vento a causa della superbia della gente, oppure della mancanza di fiducia. Non ci si crede che Dio spera in noi, creda in noi, che la sua mano viene attraverso un progetto di famiglia, di coppia, di fidanzati, oppure di semplici suore, piccoli preti, appena divenuti tali. E allora, appena passata la gioia della prima chiamata, subito compare l'artiglio del diavolo che ispira brutte scene davanti alla gente, fa vedere subito la sofferenza, il dolore, il martirio, il sangue. Ma quella è un'immagine che appartiene solo a Cristo, perché è l'unico che ha potuto affrontare tutto questo con un ritrovato slancio verso il Padre. A noi forse non toccherà neppure soffrire tanto, allora dovremmo capire che il diavolo, essendo furbo, geloso di questo avvenimento così sacro che è la vita, se non fosse tale, Dio non avrebbe voluto che suo figlio venisse così. Ma siccome lo ha voluto e lo ha mandato attraverso la fanciulla più santa, e poi siccome è la più santa, ella santifica la vita. Quindi quando noi diciamo Padre nostro che sei nei cieli, fa che noi possiamo santificare il tuo nome. Nell'Ave Maria noi diciamo, incontrando te Maria, salutiamo colei che santifica la vita, perché ha dato alla vita divinità, ha dato una possibilità di riscatto a questa vita. Allora amici miei, io vi voglio salutare nel ricordarvi che se in questa piccola fanciulla è venuta tutta questa come dire, rinnovata grazia per questo grandissimo santo di Dio, martire benedetto, con cui Dio avrà un altro sguardo, attraverso di lui ci vedrà in un altro come dire, movimento di amore, perché attraverso il figlio, sappiamo che in vista di lui sono state fatte tutte le cose, ma guardando che Dio osserva nel figlio tutta la creazione, possiamo dire, perché non può accadere anche a noi? E Manduria è l'immagine di questo impasto tra cosa santa e cosa umana. Quando la Madonna chiama con un'epifania sua a mettere il nostro cuore al centro di tutto e al posto di quello che sono i nostri giudizi, mettere l'ascolto, non le nostre difensive, non questo sputare sentenza, ma aprire le mani e dire qualche cosa di buono, un frutto di benevolenza ci sarà da qui. Allora io invito tutti, cari amici, a ringraziare e a benedire Dio, perché da quella grotta a tutti gli altri luoghi dove Lui, come dire, nascerà da capo, manifesterà le sue grazie, i suoi miracoli. Ecco, attraverso questi piccoli, grandi segni. È come dire, figlio mio,
io mi manifesto a te. Che tu sia beato. Se mi accoglierai, sarai risanato. Se non mi vorrai, io ti aspetterò, non ti giudicherò e stilerò per te l'olio migliore della mirra degli esperti e dotti primi adoratori. Ti darò l'olio del cuore della mia madre, delle sue lacrime tanto amate, che in quella notte e per tutte le notti ella farà scendere dai suoi occhi, perché i suoi figli non abbiano a più piangere, mai più. Amen.